ma sicuramente di spunti ce ne porta adesso molti. Irene Dapont, che ci presenta, del project manager del Semi Europe, che ci presenta uno studio che ci dà l'esatta dimensione delle opportunità e delle sfide, a mio avviso, che ci aspettano in questi 5 anni di cui vi parlavo all'inizio. Prego. Grazie mille, è davvero un piacere essere qui, ringrazio ancora tantissimo il MESAP per l'invito e è un piacere poter presentare questo progetto e il lavoro che facciamo a livello sopranazionale nel mio paese. Come anticipato, appunto, io mi chiamo Irene Dapont e lavoro per Semi Europe, il braccio europeo dell'Associazione Globale per i Semiconduttori, e sono di base nel nostro ufficio di Bruxelles, dove lavoro principalmente nella progettazione europea e con particolare riferimento ai progetti nell'ambito delle skills e della diversità. Come anticipato, oggi vi darò una piccolissima introduzione su questo progetto, l'European Chip Skills Academy, per poi passare al contenuto della Skills Strategy Report, con cui siamo andati a quantificare dal punto di vista qualitativo e quantitativo il divario di talenti e di competenze a livello europeo, per poi mostrare anche alcune delle iniziative che con EXA stiamo portando avanti per contribuire a colmare il gap. E innanzitutto l'European Chip Skills Academy è un progetto Erasmus Plus coordinato dalla mia organizzazione e che però chiaramente coinvolge un partenariato europeo di 18 partner da 11 paesi diversi dell'Unione Europea e partner che provengono appunto dal mondo della ricerca, dell'educazione e dell'industria, quindi abbiamo cercato di coinvolgere veramente tutti i principali protagonisti. E questo perché lo scopo principale di questo progetto è quello di creare un'alleanza, una struttura stabile il più possibile di collaborazione tra tutti i soggetti che devono parlarsi per avere qualche possibilità di colmare il gap di talenti e di competenze, e cercando quindi di supportare la creazione di un'accademia europea per la microelettronica. E lo facciamo seguendo i 3 pilastri che vedete sintetizzati all'interno di questa slide. E il primo è la creazione di opportunità, quindi di iniziative e attività esperienziali e pratiche per gli studenti e le studentesse per portarli più vicino al settore. E l'e-learning, infatti a luglio dell'anno scorso abbiamo lanciato una piattaforma di e-learning online che già ospita una ventina di corsi di formazione da noi sviluppati, ma che poi andrà ad ospitarne anche altri. È una piattaforma interamente gratuita e che è aperta anche a partner esterni al nostro consorzio che abbiano interesse a vedere i loro corsi di formazione e la loro offerta raggiungere un pubblico più ampio ed europeo. E poi c'è chiaramente l'elemento della rete, del network, che portiamo avanti attraverso un network che abbiamo chiamato European Chip Skills Alliance, che vede appunto diverse organizzazioni partecipanti dal mondo dell'industria, dell'imprenditoria e dal mondo dell'educazione. Chiaramente quando parlo di educazione intendo sia le università sia i centri di formazione professionale e appunto un network che utilizziamo per allargare il raggio d'azione delle nostre attività e anche in un certo modo iniziare già a pensare ad una loro sostenibilità futura al termine di questo progetto. Molto brevemente, questi sono i principali risultati che abbiamo ottenuto durante il primo anno e mezzo di implementazione. Il primo è lo Skill Strategy Report, su cui non mi soffermo perché avrò modo di annoiarvi a sufficienza dopo. E abbiamo creato quello che abbiamo chiamato Educational Leaders Board con rappresentanti dal mondo della ricerca e dell'educazione da diversi paesi europei per supportarci nell'assicurare la qualità dei nostri corsi di formazione, ma anche l'allineamento dei curricula a livello europeo, un altro grande tema. Abbiamo lanciato la piattaforma che ho menzionato prima, espanso l'alleanza che ora conta oltre 140 organizzazioni partecipanti e poi abbiamo organizzato una serie di iniziative appunto dedicate agli studenti e alle studentesse, tra cui una summer school tenutasi peraltro in Italia, vicino a Bologna ad agosto dell'anno scorso, un evento student forum presso l'Università Tecnica di Delft, che però ha coinvolto anche studenti da altre università dei Paesi Bassi e infine abbiamo lanciato uno Student Ambassadorship Program che al momento conta una trentina di ambassadors da diversi paesi dell'Unione Europea, ma in realtà anche qualcuno da paesi extra UE come il Regno Unito e la Turchia. Come accennavo però appunto oggi mi concentrerò sull'Exa Skill Strategy Report
che è un report che abbiamo pubblicato ad ottobre del 2024 e che va a quantificare, un report di circa 100 pagine con anche delle raccomandazioni di policy che potrebbe essere interessante poi approfondire magari liberamente, visto che hanno sicuramente un respiro insomma anche locale, nazionale, non soltanto europeo. E appunto questo report è stato redatto a partire dai risultati di un questionario diffuso a 130 aziende a livello europeo, e proprio perché lo scopo è quello di cercare di dare un'immagine il più possibile realistica di quelli che sono e saranno i fabbisogni in termini di forza lavoro di quest'industria, l'industria dei semiconduttori. Il report è in realtà la sua quinta edizione per quanto riguarda la parte qualitativa, nel senso che un report di questo tipo è stato redatto dai nostri partner di progetto Decisione to the Conseil, nel contesto di un progetto precedente, METIS, e per quanto riguarda la parte qualitativa, quindi la identificazione delle competenze critiche, delle competenze emergenti e dei profili professionali più significativi per l'industria. Quindi la vera novità, diciamo, del report dell'anno scorso è l'aggiunta dell'elemento quantitativo. Quindi abbiamo messo in rapporto la crescita dell'occupazione con quindi i numeri di posti di lavoro che annualmente si andranno a creare da oggi, cioè in realtà dal 2023 al 2030 all'interno dell'industria, comparandoli poi con il numero di persone formate che effettivamente a livello europeo potranno entrare all'interno di questo settore. Per stimare quindi di conseguenza il divario di talenti da qui al 2030. Addentrandoci un pochino all'interno dei principali risultati di questo report, innanzitutto vorrei mostrare proprio, diciamo in a nutshell, i principali investimenti che l'Unione Europea diciamo, vedrà avviare o ha già visto avviare nei diversi Stati membri, e proprio per dare un'idea di come il settore stia crescendo enormemente e per cui appunto ci si aspetta che questo porti ad un significativo aumento dei numeri di posti di lavoro disponibili e con conseguente aumento anche del gap di talenti che non viene, secondo le nostre previsioni, compensato dall'automazione, l'aumento dell'automazione nelle attività di back-end, quindi rimane comunque un problema molto significativo. E ho voluto anche evidenziare i due principali investimenti che interesseranno l'Italia, sia da parte del settore privato, già menzionato appunto Silicon Box, sia da parte del settore pubblico con la pilot line italiana in Sicilia, e proprio per mostrare come sì, è un problema diciamo locale, ma è anche un problema decisamente europeo. D'accordo. E per stimare il divario di talenti siamo partiti dalla quantificazione del numero di personale e che a livello europeo era impiegato nel 2023 all'interno dell'industria dei semiconduttori, e l'abbiamo quantificato a 382.000 persone. Stimiamo però che la crescita del settore fino al 2030 porterà alla necessità di avere 156.000 lavoratori in più all'interno di questo settore. Questo è cioè, per un totale quindi che vedete lassù di quasi 540.000 persone che dovranno essere impiegate all'interno di questo settore. Ovviamente questo numero tiene in considerazione il fatto che fino al 2030 alcune persone andranno in pensione e dovranno essere sostituite, tiene conto del fatto che alcuni posti di lavoro saranno aperti per attività e diciamo profili professionali di supporto, come ad esempio quelli HR, e poi tiene anche in considerazione ovviamente l'apertura di posti di lavoro in ambito tecnico, ed è soprattutto per i profili professionali più tecnici che abbiamo stimato un gap di più o meno 75.400 posti di lavoro che l'Unione Europea entro il 2030 non sarà in grado di colmare. Zoomando un pochino più da vicino su questo gap, prevediamo appunto che il divario di talenti andrà ad aumentare perché aumentano i posti di lavoro di diciamo, attorno al 5% annuo, e superando la crescita di laureati e laureate all'interno di questo settore, che invece aumenterà soltanto di un 1% annuo. Quindi appunto di questo gap di più di 75.000 professionisti e professioniste qualificati, più della metà, secondo le nostre stime, sarà costituito da hardware engineers,
il 31% da ruoli da technician, quindi veramente un altro profilo professionale che a cui dovrà essere dedicata insomma molta attenzione, e un rimanente 15% per quanto riguarda le porzioni diciamo più significative di questo gap da software engineers e data specialist. E è interessante quindi a questo punto anche dare un po' un'occhiata all'altro termine di paragone, cioè quanti sono effettivamente i laureati e le laureate in materie STEM che l'Unione Europea è in grado di diciamo produrre, anche se non è un termine proprio bellissimo, a livello appunto sopranazionale. E in realtà, non so se lo sapete, ma per me è stata una sorpresa, l'Unione Europea è piuttosto forte da questo punto di vista, nel senso che siamo i terzi al mondo, dopo la Cina e l'India, ma siamo al di sopra degli Stati Uniti, che comunque è una cosa che non mi aspettavo. E, ad esempio nel 2022 l'Unione Europea ha visto laurearsi in materie STEM intese in senso ampio 1,2 milioni di persone. Il problema però per l'industria dei semiconduttori inizia a emergere nel momento in cui si va a guardare quante persone hanno conseguito un titolo di studio in un'area che è specificamente connessa all'ambito, diciamo, all'industria. In questo caso vediamo che nel 2022 di questo 1,2 milioni soltanto il 28% ha deciso di specializzarsi in un'area legata strettamente all'industria. Di questo 28%, il 90% dei laureati e delle laureate è effettivamente rimasto a lavorare nell'Unione Europea, che quindi tendenzialmente rimane attrattiva in questo senso. Il problema però è che di questo 90% solo il 6%, quindi 17.800 laureati e laureate, è poi entrato all'interno dell'industria. E questo ci fa capire che esiste sicuramente un problema di scelta di percorso di studio, per cui si tende, diciamo, a orientarsi verso percorsi di studio meno specializzanti per questo settore, sì, però esiste anche un tema di attrattività, di anche consapevolezza rispetto alle opportunità che questo settore può offrire. E vale la pena quindi soffermarsi anche un pochino più da vicino sugli specifici profili professionali che, secondo le aziende, a partire appunto dall'indagine che abbiamo effettuato, sono e in proiezione insomma saranno più richiesti. Mi rendo conto che questa grafica forse è un po' disorientante, quindi vi guiderò nella sua lettura, e questo è un elenco dei profili professionali che le aziende hanno indicato come i più critici attualmente e secondo la loro prospettiva lo saranno entro il 2030. Come vedete questi profili professionali sono riquadrati in colori diversi a seconda del tipo, diciamo, di problema che li riguarda. Per cui partendo da quelli inquadrati in verde, i profili ICT, per questo tipo di profili professionali il problema è che la formazione, il mondo della formazione riesce a diciamo, formare moltissime persone che hanno questo tipo di competenze, quindi di base il mercato del lavoro ha una offerta, diciamo, significativa, ma l'industria non riesce ad attrarli. Invece i profili inquadrati in giallo sono i profili per cui il numero di personale formato è tendenzialmente ok, c'è margine di miglioramento sicuramente, ma tendenzialmente è ok, però l'industria comunque non riesce ad attrarli. E notate appunto come ci siano anche process technicians e maintenance technicians, quality inspector technicians, quindi tutti quei profili da tecnico e tecnica di cui parlavo precedentemente. Mentre i profili inquadrati in rosso sono quelli, diciamo, in assoluto più critici, perché il problema si articola su entrambi i livelli, quindi non ci sono abbastanza persone formate in questi ambiti e l'industria non riesce ad attrarli, quindi sostanzialmente sono in particolare i profili di design e i profili specializzati in cyber security che l'industria ha veramente moltissima difficoltà ad attrarre. E secondo appunto la nostra indagine, come scritto, il problema è duplice, cioè da una parte manca o inadeguata la formazione a livello di offerta, specialmente per quanto riguarda l'ingegneria elettrica, che è un percorso di formazione insomma fondamentale per questo settore, e poi manca anche interesse da parte delle nuove generazioni che tendono a volersi specializzare in delle aree diverse, come ad esempio quella dell'informatica e delle telecomunicazioni. Quindi, di fronte a questo scenario un po' sconcertante, voglio
chiudere, diciamo, con la nota positiva di quello che come progetto europeo noi stiamo cercando di fare per contribuire a colmare questo gap a livello sopranazionale. E chiaramente molto del nostro lavoro riguarda lo sviluppo di corsi di formazione professionale, quindi alla fine di questo mese completeremo la mappatura dei corsi, quindi l'identificazione di quelle 4 aree di competenza fondamentali che vedete elencate e all'interno delle quali andremo a sviluppare con i nostri partner dei corsi di formazione specializzanti, e ovviamente nell'identificazione di queste aree la skill strategy ha avuto un ruolo fondamentale perché ci ha permesso di capire qual è il concreto fabbisogno delle aziende. E ovviamente, appunto, come accennavo inizialmente, tutti i nostri corsi sono disponibili sulla piattaforma di e-learning, che però, come dicevo, è aperta, e anzi invito chiunque abbia interesse in questo senso a contattarmi, perché stiamo ampliando il raggio di partnership con soggetti esterni, sia aziende sia enti provenienti dal mondo dell'educazione, per ampliare l'offerta formativa della piattaforma e davvero fare rete a livello europeo per affrontare questo problema. Ovviamente, siccome, come avrete avuto modo di capire, il problema non è soltanto la carenza dell'offerta formativa, no? Ma c'è un problema, come dicevo, di attrattività, di accompagnamento dalla formazione all'ingresso nel mondo del lavoro. Stiamo al momento integrando diciamo, ulteriori features all'interno di questa piattaforma per agevolare appunto il percorso dall'istruzione al lavoro, ma anche fare un pochino di awareness raising rispetto a come una carriera in questo settore può effettivamente sembrare, perché è interessante, perché è stimolante lavorare in questo settore. E poi sottolineo anche cruciale per noi in questo anno la cooperazione con i National CHIPS Competence Center, che speriamo verranno costituiti in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea grazie al primo CHIPS Act. E poi ovviamente il grandissimo tema delle macro credenziali, perché insomma, non è particolarmente utile sviluppare dei corsi di formazione se poi le skills che hai sviluppato seguendo quel corso di formazione non sono riconosciute dall'azienda in cui fai domanda di lavoro. Quindi questo è un altro grandissimo tema. E invito appunto assolutamente a contattarmi per quanto riguarda la parte di e-learning e della piattaforma, ma se invece dei corsi di formazione non vi interessa niente, legittimo. E con EXA stiamo in realtà anche lavorando moltissimo direttamente con le nuove generazioni. Nel primo anno ci siamo focalizzati moltissimo su studenti e studentesse universitari, principalmente di triennale, però in realtà uno degli obiettivi di quest'anno è espandersi e andare al liceo, alle scuole primarie, secondarie. Sì, grande tema. Però appunto l'Italia non è ancora sufficientemente rappresentata all'interno di questo progetto, quindi se avete voglia di aiutarci a organizzare delle visite presso la vostra azienda, cosa che tra l'altro abbiamo fatto qui a Leuven presso AIME, che faremo quest'anno ad Infineon in Austria, se volete dare una lezione, una guest lecture durante la nostra Summer School nell'edizione di quest'anno, siete invitati assolutamente a farlo, e potete farvi intervistare da uno dei nostri student ambassador, un'iniziativa molto divertente che dà loro modo di scoprire un pochino le carriere all'interno di questo settore, e più in generale condividere la vostra esperienza professionale di ricerca durante gli eventi che organizzeremo, targetizzando proprio gli studenti e le studentesse. E detto ciò, questi sono i contatti di questo progetto. Potete scoprire di più su EXA sul nostro sito e tenervi aggiornati sui canali social. E questa è la mia mail, e invito assolutamente, aiutatemi a portare EXA in Italia, e vi ringrazio moltissimo dell'attenzione e spero davvero di essere riuscita a dare un inquadramento utile per la panel discussion che seguirà. Grazie mille.